Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un'ennesima lezione sull'umanesimo e sul Rinascimento. Quanti personaggi esistono? Stiamo vedendo personaggi interessanti all'interno dei 200 anni dell'umanesimo e del Rinascimento. Noi prendiamo in considerazione 2 secoli, il 400 e il 500, ma abbiamo iniziato, ricordate, anche nella seconda metà del 300 e comunque ci allarghiamo anche fino all'inizio del 600 a volte. Ci sono molti personaggi che in alcuni casi sono sottovalutati, sono un po' dimenticati, vengono equivocati e tuttavia sono dei personaggi importanti, ingiustamente relegati tra i minori. Quindi io ho interesse nei miei cicli di video lezioni di filosofia a parlare anche di alcuni di questi personaggi, spesso italiani, cioè del nostro paese, che generalmente sono appunto sottostimati. Oggi parleremo di 2 o 3 personaggi. Iniziamo con Vesalio, con Andrea Vesalio. Di cosa parliamo oggi in questa video lezione? In questa video lezione parliamo delle tecniche, parliamo della rivalutazione tipicamente cinquecentesca delle tecniche. Noi abbiamo detto nella lezione dedicata alla magia, che spero abbiate visto, se non avete visto vi esorto insomma ad andare a guardarla. Abbiamo spiegato che vi sono 2 tendenze all'interno del Cinquecento del XVI secolo che anticipano la scienza moderna, che anticipano il metodo scientifico del Seicento. Una tendenza che è caratteristica appunto del sapere magico, e abbiamo spiegato appunto nella video lezione sulla magia che non è strano il fatto che la magia anticipi la scienza moderna, ne abbiamo parlato. La magia ha in comune con la scienza moderna la volontà di dominare, di modificare la natura, di rendersi padrona della natura, di sottometterla, anche se la magia per converso è lontana dalla scienza da un altro punto di vista, cioè per il suo carattere aristocratico, iniziatico, segreto, per il suo linguaggio oscuro, per la mancata volontà di pubblicizzare gli esperimenti, le procedure, i contenuti, per la sua tendenza a presentare il sapere come un sapere segreto, un sapere che viene fuori da chissà dove, da qualche singolo mago. Ecco, queste tendenze iniziatiche allontanano la magia dalla scienza moderna. E poi abbiamo però nel Cinquecento, oltre alla magia, un'altra tendenza che anticipa la scienza moderna, di cui appunto vi stavo dicendo, quella tendenza che valorizza le tecniche, il recupero, la valorizzazione, l'esaltazione della tecnica, della tecnologia tipica del Cinquecento. Le scienze non sono considerate soltanto più solo un sapere contemplativo, ma anche un sapere che automaticamente si traduce in pratica. Ecco, questa tendenza in realtà al macchinismo, alla rivalutazione delle tecniche, affonda le sue origini nei secoli precedenti del Medioevo. La tendenza che valorizza le tecniche rifiuta sia la tradizione aristotelica, appunto, che vede le scienze teoretiche come qualcosa di meramente contemplativo, che hanno un premio in se stesse, che non hanno dei risvolti pratici, pragmatici, sia ovviamente la magia. Quindi la tendenza verso le tecniche rappresenta una forma di sapere che riconosce, a differenza della magia, l'importanza della collaborazione collettiva, della comunicazione dei risultati. Le tecniche mettono in primo piano appunto l'operare pratico.
personaggio come Andrea Vesalio merita di essere ricordato. Andrea Vesalio è nato a Bruxelles nel 1514, ve l'ho scritto qui, il suo vero cognome era Witting, ma lui per tutta la vita assunse il cognome di Wiesel, e Wiesel era il nome della città tedesca della Renania da cui provenivano i suoi genitori. Vesalio studia medicina prima a Lovanio, poi a Parigi, e poi si laurea a Padova nel 1537, quindi essendo venuto in Italia si erudisce, potendo abbeverarsi sia alle nuove correnti neoplatoniche, sia ovviamente all'aristotelismo padovano di Pomponazzi, ve lo ricordate, perché si laurea appunto a Padova nel 1537. Resterà in Italia Vesalio, pur essendo di origine fiamminga, insegna prima a Bologna, poi a Padova fino al 1555, effettua numerose dissezioni di cadaveri. Lui era un famosissimo medico anatomista che studiava sui cadaveri. Nel 1543 pubblica un'opera eccezionale, De Humani Corporis Fabrica, la fabbrica del corpo umano. La De Humani Corporis Fabrica, quest'opera, e questo è veramente notevole, viene corredata da ottime tavole anatomiche, le migliori tavole anatomiche disponibili fino allora. Lui riesce a scoprire alcuni errori di Galeno. Pensate, la medicina all'epoca si basava ancora sul curriculum delle vecchie teorie di Galeno provenienti dall'antichità. Vesalio, attraverso la dissezione dei cadaveri, scopre parecchi errori nelle descrizioni anatomiche di Galeno, in particolare sulla circolazione del sangue, di cui però Vesalio non riuscirà a fornire una spiegazione accettabile, che arriverà soltanto, come è noto, nel 1628 da William Harvey nell'opera De Motu Cordi, più tardi rispetto a Vesalio. Nel 1555 Vesalio diventa medico di corte, prima presso l'imperatore Carlo V, poi presso suo figlio, re di Spagna Filippo II. A un certo punto parte per un pellegrinaggio in Terra Santa. Gli storici si dividono, non è chiaro quale sia il motivo del pellegrinaggio. Secondo alcuni il pellegrinaggio sarebbe stato soltanto una scusa per tornare in Italia, oppure un atto per in qualche modo mettere fine alla sua carriera. Secondo altri storici invece Vesalio sarebbe stato costretto al pellegrinaggio per espiare una colpa, quella di aver, pensate, dissezionato un gentiluomo ancora vivo. Naturalmente non lo fece apposta, è una cosa un po' macabra. Lui procedette alla dissezione di quest'uomo che si rivelò vivo sotto i suoi ferri, e quindi sarebbe stato condannato al pellegrinaggio in Terra Santa. Durante il ritorno dal pellegrinaggio muore abbandonato dopo una tempesta sull'isola di Zante. Forse, siccome era molto malato, l'equipaggio lo abbandonò sull'isola di Zante, dove lui però non ebbe alcun tipo di soccorso e quindi finì per morire di fame e di sete. Un vero peccato, perché morì soltanto, se non sbaglio, a 51 anni, precocemente. Che cosa pensa Vesalio? La grandezza, la modernità di Vesalio è quella di rifiutare completamente le vecchie anacronistiche teorie mediche di Galeno, respingendo in toto il principio di autorità. Vesalio pensava in questo modo, perché se una cosa l'ha scritta Galeno deve essere autorevole, deve essere vera. Se io dimostro con l'esperienza che è falsa. Vesalio sente il bisogno di fondare un metodo completamente nuovo. A differenza di Galeno, lui dice che bisogna usare l'esperienza diretta attraverso la dissezione dei corpi per scoprire la verità della natura. Bisogna, dice Vesalio, guardare la natura in maniera diretta, ma anche in maniera accurata. La pratica deve essere
analitica, sistematica, meticolosa, non casuale, non bisogna farsi influenzare da interpretazioni precostituite. Vesalio esalta l'esperienza e il contatto con la realtà. Vesalio critica anche l'organizzazione universitaria degli studi medici, in particolare la divisione tra sapere teorico del docente e il sapere pratico operativo del chirurgo, anzi del chirurgo barbiere addetto alle dissezioni. Per lui sapere teorico e sapere pratico devono essere congiunti. Vesalio quindi si colloca, come ho detto all'inizio, all'interno di quella tendenza cinquecentesca che vede da una parte gli artisti, gli ingegneri, gli artigiani intenti a rivalutare il sapere meccanico, dall'altra gli scienziati, i filosofi, i letterati interessati al mondo del lavoro, delle tecniche, appunto della manipolazione della realtà. Ricordo che nell'ambito del Rinascimento, con la grande filologia del Rinascimento, erano state recuperate dall'antichità e tradotte e stampate opere matematiche e tecniche come quelle di Euclide, Archimede, Vitruvio, Erone, e le famose tavole anatomiche di Vesalio che accompagnano l'opera che ho citato, rappresentano ovviamente uno strumento per passare dall'opera descrittiva all'esperienza operativa, dalla teoria alla prassi, per unire teoria e pratica, per unire mente e mano, per unire scienza e arte meccanica. Un altro grande esponente della tecnica cinquecentesca è ovviamente Leonardo da Vinci, il genio universale che conoscono tutti. Non vi starò qui a fare la vita, insomma, molto complessa. Lui vive tra il 1462 e il 1519. Allora, conoscono tutti Leonardo da Vinci, grande artista. A noi interessa perché, non tanto per i suoi quadri, per i suoi affreschi, a noi interessa Leonardo perché Leonardo ci ha lasciato una serie enorme di appunti, annotazioni, disegni che ne fanno un grande esponente della ricerca naturalistica. Egli non studiò, attenzione, in una università, ma nella bottega del Verrocchio, dove apprese svariate forme d'arte. Si definiva Leonardo un uomo senza lettere, un uomo senza lettere, senza studio. Leonardo sapeva poco di latino e nulla di greco, aveva una formazione meccanica e ne andava fiero. Leonardo fu sempre in polemica contro la cultura libresca, contro quelli che lui chiamava i recitatori delle opere altrui. Leonardo intende indagare attentamente la natura e crede nel valore dell'osservazione diretta della realtà, quindi anche lui un esponente della tecnica. La sapienza, dice Leonardo, è figliola dell'esperienza. Leonardo, attenzione, è moderno perché Leonardo è consapevole che l'esperienza non basta per avere un sapere certo, un sapere sicuro. Leonardo pensa che bisogna passare attraverso la dimostrazione matematica, attraverso l'intervento della ragione, quindi quest'unione, questa alternanza tra esperienza e matematica è stata giudicata in maniera opposta dai critici. Alcuni studiosi lo hanno considerato un anticipatore del metodo galileiano, altri hanno detto no, calma, la ricerca a tutti i costi di precursori produce un brutto effetto. Infatti anche molti filosofi della scienza importante del XX secolo non sono d'accordo nel pensare a Leonardo come un anticipatore della scienza moderna. Tuttavia è un dato di fatto che Leonardo guadagnò alcuni risultati teorici, ovvero anticipazioni del principio di inerzia, del principio di azione e reazione e del principio di composizione delle forze.
Un'altra sua osservazione importante è la necessità che il sapere non abbia solo un aspetto contemplativo, ma debba trasformarsi in capacità operativa, in tecnologia, come abbiamo detto. La scienza deve trasformarsi in tecnologia. La scienza, dice Leonardo, nasce dall'esperienza e all'esperienza deve ritornare non solo perché attraverso l'esperienza il sapere teorico può verificare le sue ipotesi, le sue teorie, ma anche perché attraverso l'esperienza il sapere teorico può trasformarsi in progetti capaci di controllare, di dominare la natura. Lo scienziato è anche un tecnico, secondo Leonardo. Forse questo è l'aspetto più moderno, sicuramente queste osservazioni rappresentano l'aspetto più interessante, più moderno di Leonardo da Vinci, un aspetto che ovviamente si salda con i suoi famosissimi disegni, no? I disegni delle celebri macchine di Leonardo. Leonardo progetta svariati tipi di macchine, progetta anche macchine da guerra, spesso molto molto grandi. Leonardo progetta macchine per semplificare o accelerare operazioni umane, anche operazioni umane piccole, banali, quotidiane. Leonardo pensa spesso a strumenti per far risparmiare la fatica, per distribuire lo sforzo. Leonardo progetta anche macchine automatiche, macchine che si muovono da sé, sebbene da questo punto di vista si sia sempre trovato in difficoltà per la mancanza di un'adeguata forma di energia che non esisteva all'epoca, di un'energia quale l'energia elettrica oppure di un motore a combustione interna. Leonardo disegna la prima bicicletta, Leonardo disegna progetti di aeroplani che dal suo punto di vista devono somigliare alla morfologia e al funzionamento degli uccelli. Molte macchine di Leonardo non sono realizzabili. Leonardo, diciamo un'ultima cosa, crede anche nella relazione tra scienza e arte. Attenzione, la pittura per lui non deve essere solo imitativa per poter diventare scientifica, per fornire nuove conoscenze. Lo scienziato scopre gli aspetti quantitativi della natura e il pittore può cogliere l'armonia qualitativa, l'ordine qualitativo della natura. Attraverso anche le luci, le ombre, il tratteggio. Per questo motivo l'artista, secondo Leonardo, deve conoscere la matematica, la fisica, l'anatomia, la geometria. Ad ogni modo, i suoi famosi disegni sono ovviamente alla base dell'illustrazione scientifica moderna. È rimasto un po' di tempo e quindi possiamo parlare di un terzo personaggio che non sapevo bene dove sistemare all'interno del quadro di questa playlist di video lezioni, Gerolamo Cardano. Gerolamo Cardano è uno di quei personaggi di cui abbiamo già parlato nella lezione sulla magia, non soltanto perché lo abbiamo brevemente citato all'interno di quella lezione, ma perché in quella lezione abbiamo parlato proprio della tipologia di questi personaggi che cioè sono a metà strada tra la magia e la scienza moderna, sono a metà strada tra pratiche magiche, occultistiche, esoteriche, attingibili soltanto a poche persone privilegiate e al contrario una visione più moderna della natura che esalta appunto la tecnica, l'esperienza. Gerolamo Cardano, a differenza di quello che molti pensano, non deve essere considerato soltanto un astrologo, un oroscopista, un ciarlatano. Gerolamo Cardano era un personaggio che ha espresso idee molto molto moderne. Basta vedere chi lo menziona, quando, dove e con quale abbondanza lui viene citato
nel corso dei secoli. Per esempio, lui nel Seicento viene molto citato dai libertini e ogni volta che un libertino fa riferimento a Cardano, fa sempre un riferimento di tipo moderno, cioè lo tratta come un personaggio che avrebbe anticipato la conoscenza moderna. Non può essere un caso se questo avviene. Cardano, per esempio, viene elogiativamente citato più volte all'interno dell'opera fondamentale del libertinismo francese, il romanzo utopistico, il romanzo fantascientifico Gli stati e gli imperi della luna di Cyrano de Bergerac. Gerolamo Cardano vive tra il 1501 e il 1576. Lui nasce, attenzione, a Pavia, si laurea in medicina a Padova e insegna medicina prima all'Università di Pavia, poi all'Università di Bologna. Subisce pure un processo da parte dell'Inquisizione per il quale dovette abiurare. Alla fine muore a Roma. La sua opera più famosa è l'Ars Magna del 1543, però in realtà Cardano scrisse molte opere di successo. Cardano divenne anche famoso per delle questioni particolari, per esempio per il suo famoso oroscopo di Gesù Cristo e per altre cose che lui scrisse, quindi molte opere che gli diedero grande fama in tutta Europa e lui venne conosciuto soprattutto come mago, come astrologo, ma come vi ho detto, questa considerazione di Cardano ha il torto di mettere in ombra, di occultare aspetti più moderni del suo pensiero. Che cosa pensa Cardano della natura, dell'universo, dei costituenti dell'universo, della vita? Che cosa pensa della fisica? Cardano pensa che la conoscenza umana sia il frutto dell'incontro, dello scontro di due sottigliezze, subtilitas al singolare, sottigliezza, subtilitas. C'è la subtilitas dell'essere umano e la subtilitas della natura che si incontrano o si scontrano, come il soggetto che percepisce e l'oggetto che viene percepito. Però in realtà l'uomo percepisce la natura è percepita dall'uomo, però all'interno dell'universo animistico di animazione universale di Cardano, di fatto l'uomo che percepisce la natura che viene percepita in qualche modo si fondono, si identificano e quindi la subtilitas, la sottigliezza della natura, cosa fa? Frappone degli ostacoli alla conoscenza umana di fronte agli organi di senso dell'essere umano, e la sottigliezza umana deve consistere appunto nel superare questi ostacoli che si interpongono tra i sensi dell'essere umano e gli oggetti sensibili, gli oggetti colti dai sensi, all'interno di quello che Cardano chiama un gioco della natura imprevedibile e vario. Per lui la natura è varia, è complessa, è piena di fenomeni. La natura contiene probabilità, anche probabilità di esperienze, di esperimenti incommensurabile. L'indagine deve limitarsi a ciò che è accertabile. Secondo Cardano, l'indagine deve poter trovare un terreno di verifica su un piano diverso da quello del puro ragionamento, ovvero sul terreno dell'esperienza. Ecco, la valorizzazione dei sensi, la valorizzazione dell'esperienza da parte di Cardano. Lui polemizza contro una filosofia della natura basata su principi e su discussioni astratte che secondo lui in tanti secoli non hanno portato a nulla di buono. Un sapere che non sia applicabile a fini pratici è inutile. L'unico sapere è un sapere tecnico, dice Cardano. Cardano ha fiducia nella ragione
Nessuna spiegazione di tipo divino o demoniaco è credibile perché? Perché è sempre possibile riprodurre con mezzi umani il fenomeno. Il fenomeno, per quanto strano, non è mai un fenomeno diabolico o un fenomeno soprannaturale o un fenomeno particolare. Esiste sempre una causalità naturale che spiega ogni tipo di fenomeno, anche quelli apparentemente più strani, più devianti, anche quelli che sembrano eccezionali, che ci stupiscono. Ricordate che una cosa molto simile la diceva Pietro Pomponazzi. L'esperimento deve controllare le idee della ragione. Ogni trasformazione, dice Cardano, ogni trasformazione della natura è razionale. Vi sono uomini che penetrano nei segreti della natura e conoscono le cause che operano in essa. Conoscere le cause della natura significa esplicare la natura. E attenzione, conoscere le cause della natura significa identificarsi con la natura, perché la ragione umana che indaga la natura corrisponde ad una ragione intrinseca, interna alla natura, quindi una forma di naturalismo, potremmo dire, di panteismo. Scoprire le cause aiuta poi a scoprire ulteriori cause. L'aspetto, diciamo, iniziatico, magico del pensiero di Cardano sta nel fatto che secondo lui solo pochi uomini, pochi aristocratici della mente hanno questo dono quasi divino di arrivare al fondo delle cose, di arrivare a scoprire la base di tutto. Andiamo più nel dettaglio. Cardano è tolemaico, non mette in discussione il sistema tolemaico, non accetta il nuovo sistema copernicano, che peraltro era stato divulgato non molto tempo prima, diciamo, della sua morte. Cardano è un animista, ricordate l'importanza dell'animismo all'interno della magia, più in generale della visione umanistica e rinascimentale. Per lui esiste un'anima universale ed è quest'anima universale, questa anima che muove i pianeti. Nel mondo celeste esiste il fuoco. Il mondo celeste, secondo Cardano, è caratterizzato da fuoco, mentre il mondo terrestre, al contrario, è caratterizzato dall'assenza di fuoco, a meno che il fuoco non provenga dai cieli e vada verso la terra e investa la terra. Il fuoco, e qui lui si distacca dalla tradizione aristotelica, non è un elemento semplice, è un elemento composto. Il fuoco esiste nei cieli ed è un elemento composto. Infatti i corpi celesti, i pianeti, tutti i corpi celesti sono caldi e umidi e registrano l'assenza del freddo. Ecco, i corpi celesti hanno come caratteristica il caldo, l'umido e l'assenza del freddo. Invece, al contrario, i corpi terrestri sono freddi e privi di luce. I corpi terrestri, a differenza dei corpi celesti, sono freddi e sono privi di luce. I corpi terrestri sono privi di fuoco. I corpi terrestri sono privi di fuoco. Il fuoco, come vi ho già detto, viene dall'alto, il fuoco viene dagli astri, viene dal cielo e quindi viene dall'anima. Gli elementi terrestri sono aria, acqua e terra. E come abbiamo visto, il fuoco, che peraltro è un elemento composto, è un elemento celeste e quindi non fa parte degli elementi terrestri. Quindi gli elementi terrestri sono la terra, che ha la caratteristica di essere durissima, e invece l'aria, che ha la caratteristica di essere leggerissima. Quindi possiamo dire che la terra e l'aria sono l'una il contrario dell'altro. La terra è durissima, pesantissima, asciuttissima, mentre l'aria è rarissima, leggerissima, umidissima, mentre invece l'acqua, ecco qui, l'acqua ha delle caratteristiche intermedie tra
la terra e l'aria. Che cosa succede? Succede che il calore che viene dal mondo celeste, che si identifica con l'anima, come sappiamo, genera e mescola gli elementi. Però attenzione, gli elementi terrestri che vengono mescolati sono soprattutto acqua e terra. Cioè, attenzione, acqua e terra si mischiano tra di loro, mentre invece l'aria rifugge la mescolanza. L'aria non si mischia. Tutti i corpi terrestri vengono così resi caldi, perché il fuoco venendo dal cielo rende caldi i corpi terrestri che inizialmente, vi ricordate, erano tutti freddi. E quindi questo permette a Cardano di spiegare anche la generazione. La generazione da dove viene? La generazione viene dal calore celeste, non da quello igneo, non da quello del fuoco terrestre. Siccome il calore celeste però, l'abbiamo detto più volte, si identifica con l'anima, la conseguenza è un animismo universale. Significa, la conseguenza è che tutti i corpi sono animati, anche quelli che non sembrano, perché ripeto, tutti i corpi si generano per via dell'intervento, della penetrazione al loro interno del fuoco che viene dal mondo celeste. E quindi non c'è vera distinzione tra animato e non animato. D'altra parte, tutti gli elementi caldi vivono e sono prossimi alla vita, dice Cardano. E c'è da ricordare che sia Aristotele, per la verità, sia Ippocrate dicevano qualcosa di molto simile. All'interno di questa animazione universale, la vita si presenta come una scala con differenti gradi di organizzazione, d'accordo? C'è una gerarchia, o meglio, la vita è una scala dal gradino più basso al gradino più alto. Il gradino più basso è semplice, è meno organizzato, il gradino più alto è più complesso, è più abbondante, è più organizzato. Quindi la vita si presenta con un gradualismo, la vita è come una scala con differenti gradi, con la tendenza, attenzione, a seguire una finalità intrinseca nella natura, a cui però si oppone una resistenza, e Cardano spende molte pagine per cercare di dirimere questa questione della finalità intrinseca della natura, che però si scontra, come anche in Aristotele, con una necessità che si trova nella natura stessa. E la vita spesso si origina da una generazione spontanea in cui l'elemento freddo si agita e, come abbiamo visto, si mescola quando proviene il caldo dal cielo che genera una vita. E quindi gli esseri viventi, attenzione, sono organizzati secondo questa scala, secondo una gradualità. Gli esseri viventi sono organizzati secondo, sono disposti secondo un gradualismo in base al quale, attenzione, diventano sempre più perfetti quanto più si mescolano in maniera più intensa, più abbondante e più potente. Gli esseri che si mescolano poco, in scarse quantità, in maniera da non aderire troppo, saranno gli esseri meno perfetti, mentre quando un essere mescola le sue parti in maniera appunto intensa, abbondante, forte, allora quello diventa un essere più perfetto, e quindi andiamo dal gradino più basso al gradino più alto. Andando dal gradino più basso al gradino più alto, attenzione, si possono distinguere diverse tipologie di esseri viventi, diverse tipologie di animali, dal meno perfetto, dal meno organizzato al più organizzato. Ci sono prima gli animali più semplici che hanno avuto origine dalla putredine, poi gli animali che hanno avuto origine da un seme, poi andando sempre più verso specie più organizzate e perfette abbiamo gli animali che nascono da un uomo, e poi ovviamente gli animali più perfetti di tutti sono quelli che nascono da un utero, come nel caso dell'uomo, che è l'animale più perfetto. Secondo Cardano
l'intelletto dell'uomo è il punto più alto della natura, quindi in qualche modo l'uomo occupa il posto più alto della natura, l'uomo rappresenta il fine più grande della natura. D'altra parte nella natura si può trovare anche una finalità di tipo generale. La finalità generale complessiva della natura consiste nel trasferire gli attributi di enti divini ad un mondo soggetto alla corruzione. C'è da dire che poi Cardano si prolunga per pagine e pagine affrontando altri temi decisamente interessanti, quali per esempio l'insorgenza dei mostri nella generazione, perché vengono fuori dei mostri. Cardano dice che spesso i mostri appaiono quando gli esseri sono meno organizzati, oppure Cardano parla di questioni relative ai rapporti tra le specie, riprendendo una tematica lucreziana. Cardano fa balenare l'idea che si possa pensare che si passi da una specie all'altra. Insomma, queste sono alcune idee di Cardano. Come vedete, sono le idee di un mago animista, ma sono anche delle classiche idee organicistiche, panpsichistiche, di animazione universale, panteistiche, tipiche, diciamo così, del Rinascimento, che possono far pensare per esempio a un Giordano Bruno, idee che però nell'opera di Cardano fanno venire fuori ogni tanto degli elementi di forte modernità e in particolare di forte praticità. La sua attenzione ai sensi, all'esperienza, all'esperimento, la sua condanna del sapere libresco, del sapere vuoto da parte di Gerolamo Cardano, e quindi forse anche Gerolamo Cardano merita una trattazione come altri personaggi, e questa trattazione noi oggi l'abbiamo fornita. Vi ringrazio quindi di aver seguito fino alla fine la mia ennesima lezione. Continuiamo con tante altre lezioni interessanti in questa playlist, in questo argomento sull'umanesimo e il Rinascimento, e poi in tanti altri cicli, tanti altri argomenti di video lezioni. Arrivederci, buonasera a tutti.